Piccolo batuffolo di cotone le schede. Kicking off this week for you, I'm really excited to be doing yet another week of video game announcements. And one of the things... What is that sound outside? Questa è la musica del primo I've got an extra con la mascherina, package Crash. for Geef. Geo Fef Kegleg. Beh, speriamo mi vada a 1080 però. Geo Fef Keglegs. I just messing with you. Jeff Keighley, come on out. Not this again. I'm in the middle of a live stream right now. This guy always crashing my important shows. Vabbè, giochi di parole con la parola crash tremendi. Cringe. Questo è cringe davvero, ragazzi. Però va bene, dai. Bellissima sta musica, tra l'altro. Crash, I really don't want the dirt that you have on Cortex. No. This is the Crash 4 trailer. For real? For Che è successo? reals. Well, it's Vieni, about vieni, time. dai. Exactly. Non sento un cazzo. Crash Bandicoot, you banished me to the past. But all it did was give me more time to plan your doom. Boh, bello il design nuovo. Minchia, Richè tutto, Richè. La gravità, madonna. Madonna. Oh, gli inseguimenti, oh. Ah, usi anche Cortex? C'è anche, puoi usare anche Cortex. Coco, vabbè, ok, quello si poteva già usare. Ma quanto cazzo è veloce poi, tra l'altro. Minchia i boss, guarda che casino. La batteria il boss. Ottobre. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Uba. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Boh, è bello però. That's right. There's the big news. Crash for a brand new Crash game. It is coming this October. And right now I am joined by Paul from Toys for Bob to tell us about the brand new Crash game. Paul, we have been waiting for so long for something new from Crash. Of course, Activision has done some amazing Bellino, masters dai. of the Crash trilogy and CTR, but this is a brand Molto- new Crash game built from No, the se ne ground parla up. dopo, dai. That's right. It's hard to believe, but it's been over 10 years since we've seen an original new entry into the series. So I'm delighted to finally unveil this secret that we've been sitting on for a while. Ah, rallenti il Brand tempo new con quello, Crash 4, con questa it's about maschera. time. And it's a play on the fact that we've been waiting for so long, but also it's a game that's literally about time. Yeah, I want to get into it because the trailer is filled with so much information. I mean, you know, playable Neo Cortex, Coco, Crash, but I'm curious, like, what, you know, you guys had worked on, you know, the remasters of Crash, but now to start with a new game, there's, I'm sure, so much trepidation about, like, what's going to be a worthy, you know, follow-on, calling it Crash 4. How did you guys approach this? Like, what kind of game did you want to build? Yeah, I guess the first thing is we asked ourselves, where did we want to start? And though technically this is the 8th game in this series, all of the fan reception that was coming out of the Insane Trilogy, we wanted to go back to the original trilogy and start from that. We're deliberately calling this Crash 4 because we want to key it off of the original trilogy that was developed by Naughty Dog. Come? It's certainly a Sembra un po' high più point in the series, tarchiato, both però è critically figo. and commercially. And so that's where the events are going to key off of. We're starting right at the end of that when Dr. Neocortex, No, Entropy, that's still and Uku Uku have been banished to this distant planet, and they finally found a way, after many fruitless attempts, they found a way to break out, and in doing so, they've torn this gigantic hole in the universe.
and expose the fact that there's a multiverse. So it's going to be Vabbè, up c'è to multiversi. Crash and Coco to Allora, se ne parla dopo, show that ragazzi, non voglio by interrompere lui. reuniting the 4 great quantum masks. The gameplay style, I think, a lot of people were probably wondering, hey, Crash in 2020, how much of it is, the more linear, classic Crash levels, and of course now, like, people wonder, like, is it an open world Crash game? How are you doing it? Like, tell us about balancing kind of the old style of gameplay. Sì, l'hanno rifatto, volevo proprio di quello io. Versus the tendency to do, cioè che non hanno cambiato nulla della formula originale, still nulla. faithful to the original style of Crash. Beh, non lo so. Bisogna capire come sono i livelli. Like, how did you approach the actual style of the gameplay? Yeah, that's absolutely right. I think what we've heard was that people have found that style of gameplay to be really refreshing to return to, and so we wanted to key off of that. And when we observe some of the other games and platformers and how they've evolved over time, you're totally right. They've gone to a place where they're a little bit more open in nature, and as a consequence, the challenges and things that you interact with are a little bit more sparse and spread out. It encourages exploration, and maybe there's a little bit more focus on collection and combat. But when we think about classic Crash gameplay, Minchia, it's dense ci and intrippi, it's grazie al focused, santo per l'euro. and it's really the streams of hazards and the challenges, the platforming challenges, they come and there's almost a rhythmic quality to it and how reliable it is. And I know that for me, when I learn a level and I understand the nuance of the timing and the placement of all the different hazards, you can enter into a sort of flow state when you understand that kind of musicality. Multiple playable characters. How are you doing that? Is it kind of like by level, or how, like we saw Coco and Neo playable in there? How does that work sort of in the scheme of the gameplay? So Crash and Coco, you're going to be able to choose between them at any point in time, and they share the same moveset. Over the course of the adventure, you're going to encounter some new friends. Belle animazioni della morte così. And alle liane there's going to be some addirittura new ci sono. playable characters. We're teasing today Dr. Neo Cortex. He's got a completely different moveset from Crash and Coco. So where the Bandicoots kind of barrel through and they've got the ability to spin and slide and belly slam, Dr. Neo Cortex is he's a little bit more of a cerebral character. Molto He's vintage a il scientist, film, è he's got totale. inventions and he relies on his intellect. Ecco, He's got a Cortex. ray gun that he carries around with him. And that ray gun has the ability to transmogrify hazards and enemies into platforms. And he can choose between changing them into a static solid platform or a bouncy platform. That Vabbè, gives Fresh him non c'è bisogno di access tirare le to higher frecciatine. Dio le liane elevations. perché su So Crash his non l'avevo mai gameplay visto, and the neanche levels that are built innovativo. specifically Non l'avevo mai for his visto, ho detto, moveset le is liane. going to be a Mamma completely mia, different sempre a fare flavor. leggi It's lord. going to be Come a si little fa a bit vivere more così? strategic, Grazie a little bit Denanno more per l'abbonamento. cerebral. And I think players are going to have to be a little bit more thoughtful about when to encounter a hazard, whether or not to change it into a platform, and what type of platform they're going to need at that point in the obstacle. Wow, it seems ambitious that you're adding more elements to it, and then also you mentioned the masks. How do those work? So the quantum masks, there's 4 of them in this game, and over the course of the adventure, they're scattered across the universe. You're going to have to rescue them from the clutches of certain bosses, both familiar and new. The quantum mask, 2 of them that we're talking about today, is the time mask and the gravity mask. And masks in this franchise, they've got a lot of personality. They've got their own names and their own voices and their own powers. Questo è Mr. Hotbread per So the l'abbonamento. time mask, her name is Questo lui non vedo l'ora di farla. Da lì cosa and c'hai dietro? when Crash uses Kapunua, he's got the ability to slow down time to a crawl. Grazie a So Leos. for obstacles that are beyond, just way too fast to interface with at normal speeds, he's going to be able to slow things down and then get past those obstacles. And in addition to that, he'll be able to get past nitro crates, which have traditionally been a one-hit, one-kill type of thing. But with the power of time, he's going to be able to slow things down, trigger that explosive, and then get out just barely before that explosion obliterates everything in its path. The second mask is the gravity mask. Però non vorrei and saperle his name queste is cose io, Ika. So when Crash dawns on Ika Ika, he's going to be able to flip the direction of gravity and walk on the top of ceilings, walk upside down underneath platforms to get past impossible obstacles.
I'm really excited to play this. And again, Belline, però questi ambienti qui mi cadono con i neon. PlayStation first came out. Minchia, dai, piattaforme piccine. Mamma mia. Questo bello, questo mondo qui è bellissimo. Mi garba. We're bringing it to life. So congrats for doing this, and thanks for doing it even from a work from home Ritornata per situation. l'animazione del lancio. It's awesome to see. Cazzo, stanno mostrando tutto, Cristo. Play it later this year. Thanks for having me. It's a great pleasure, and I think it's an exciting time for games. And I'm so glad that we could reintroduce Crash, a new version and a new adventure at this time. Ok. All right, there you have it, Crash 4. We've got Day of the Devs coming up shortly, but right now we are going to introduce you to Summer Game Fest tech correspondent. He is joining us from lockdown. And ok, le altre due maschere non l'hanno fatto vedere. Please give a warm welcome to Alf. Alf, how is your lockdown going? Ma Alf esiste ancora, soprattutto? Vabbè, l'abbiamo scoperto anche questo. Allora, ok, ne parlerò anche con Enrico. Diciamo che è un gioco che, come avevo anticipato un po', ora vi faccio vedere anche il gameplay che mi ha passato Fossa, che come vi avevo un po' anticipato nella vecchia live, appare vecchio perché purtroppo ha da fare i conti con i platform moderni. Ora, non so se lo sai, ma con l'annuncio della PlayStation 5 è stato annunciato anche il nuovo Ratchet & Clank, che tra l'altro hai giocato, è uno dei pochi giochi che hai giocato. Te non hai idea di che cazzo sia, cioè è una roba rispetto a questa clamorosa. E questa è la formula dei primi 3 Crash, che sono degli anni 90, riproposta nel 2020. Quindi si sentono i problemi, nel senso che è un gioco vecchiotto, struttura a tunnel, molto hardcore, molto vintage, grazie a Antonio Soul, con piattaforma, ostacolo, piattaforma, collezionabile, ostacolo, tutto così. Cioè non c'è una cosa alla Mario Odyssey completamente aperta, o comunque dei binari che si uniscono un po' come Ratchet & Clank, tantissime armi, tantissimi segreti, cioè sembra una roba molto quadrata, cioè tunnel, punto A, punto B, quello che è stato Crash. Quindi è bello il fatto che sia rimasto Crash e che non abbiano osato di più, però è anche brutto che non abbiano osato, perché ora non si sa, perché si è visto 1 minuto e mezzo di trailer, però a parte le maschere che ti cambiano gravità e rallentano il tempo, che è una roba che si è vista parecchiette volte, non ho visto grandissime innovazioni. E io sono contento perché giocherò un nuovo Crash, però allo stesso tempo dal trailer mi aspettavo di qualcosa di più eclatante, anche perché, ripeto, devi fare i confronti con nuovi brand che si sono colleghi illustri, diciamo così, ecco. Non lo so, forse vediamo il gameplay, è stato un discorso anche di tenere il feels dei vecchi Crash, cioè non so se avessero cambiato, diciamo, la texture del gioco, se tu saresti stato qui a dire sono contento di giocarci, o avresti detto questo non è Crash, io voglio già un altro gioco. Cioè se avessero fatto un Crash alla Ratchet & Clank, che è tutto, probabilmente non saresti stato contento di vedere quel trailer. Non lo so, per esempio God of War per me è sempre stato vai, spacca tutto, hanno rivoluzionato tutto e mi è piaciuto. Non è che volessi una rivoluzione completa, ma non lo so, forse qualcosina di più, però dovrei averlo sotto mano. Adesso vediamo il gameplay, che io non ho visto, me l'ha passato il buon Fossa. Ricordati l'audio. Sì. Vale. Vediamo com'è il gameplay e poi basta, ci muoviamo di conseguenza. Ora poi magari ne parliamo anche con Enrico. Ora parliamo anche dell'estetica, perché molto fluido. Molto fluido, sì. Poi ci sono anche le cutscene con le cose che ti succedono intorno, no? La nave che cade.
Bello il pezzo della nuova maschera. Grazie Light. Io proprio cambiato personaggio. Bellino il checkpoint, gli hanno fatto... Non so se hai visto la bandiera tipo a scacchi. All'interno, la scocco. Ah, è carino però, molto bello. È un gioco molto bellino, divertente. Io sono contento di vedere questo nuovo Crash, cioè mi dà la sensazione di prendere in mano il seguito di Crash. Sì, è fatto per quello secondo me, per beccare i nostalgici. Però comunque è molto fluido il gioco, bello il contesto, guardavi. No, questo è veramente bellino. Le dinamiche dell'acqua, dei personaggi intorno. Beh, roba che ci hanno fatto vedere nella presentazione. Questo secondo me ti si intrippi un po', questa roba della gravità. Si cambiano, ci sono pezzi stranissimi. Come fa a pigliare tutte le Questo mondo è bellissimo, a me piace un sacco, industrial così, bello. Ecco le famose liane. No, ma infatti va bene. Ma anche col gameplay, cioè io non vedo l'ora di giocarlo, ragazzi, ma perché mi piace proprio mi è sempre piaciuta la struttura a tunnel di Crash. Cioè, vai da un punto A al punto B e cercando di fare del tuo meglio, con le scatole, con le prove a tempo. Infatti le prove a tempo sono proprio... Hanno fatto bene nella trilogia remake, l'hanno messa anche nel primo, nel secondo, quando c'erano solo nel terzo. Grazie a Favore Torpedone per il gift a Victor Laszlo. Quindi non so quanto costerà. Secondo me un prezzo onesto potrebbe essere un 40-50 euro. sì. Grazie a Piergimi, non a prezzo pieno mai. Sembra divertentissimo, questo mi basta. Sinceramente gli open world... No, 60-70 euro è uno scandalo. Oh, a livello estetico spacca, ragazzi. Fighissimo. Spacca, perché l'hanno modernizzato. È più Skylanders, perché Toys for Bob viene da quel mondo lì. Però spacca. Bello, cartunesco, mi piace. A 70 euro. Porco due. È tantissimo per me. È un gioco totalmente nuovo, però 70 è tanto. No, Julia Joster secondo me no. Cioè secondo me ora non so quanto durerà, non so quanti livelli ci saranno, però 70 un po' troppino. Vabbè, per me Sì, no. Vabbè, comunque ragazzi, sì, alla fine un AAA, boh, 70. Beh, io l'avrei fatto un sessantino per accontentare un po' tutti. Però va bene, non è importante.